Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di febbraio 2024 e abbiamo la carta del giudizio, amici dello Scorpione. Quando c'è la carta del giudizio si parla di un momento di risveglio, può essere un risveglio da una situazione, può essere un risveglio da una relazione, da un momento di vita e molte volte fa riferimento a delle notizie che arrivano o a qualche cosa che ritorna dal passato. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate il link alle previsioni del 2024, il link alle tarot pratiche del 2024 che sono come dei pomeriggi di esercitazione per imparare a leggere i tarocchi, ce n'è una al mese fino a maggio mi pare. E vi ricordo inoltre che fino alla fine di febbraio c'è in promozione la lettura karmica. Bene, queste sono letture generali, possono riguardare l'amore, gli affetti, i rapporti di amicizia. Io vi dirò qual è l'energia che va per la maggiore e vi farò degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà. Bene ragazzi, partiamo con un mago, un imperatore, un 2 di pentacoli, un asso di pentacoli, un fante di coppe, un 10 di spade, abbiamo un altro 10 e nuovamente il giudizio. Wow. Allora, devo dire che qui inizia qualche cosa, inizia qualche tipo di discorso con qualcuno, perché abbiamo un mago e abbiamo anche un asso di pentacoli. Allora, il mago qui si tratta di fare un'azione, di agire, di metterci un'intenzione. È anche un momento, se considero il giudizio qua di fianco, che c'è anche una carta che può rappresentare un momento di nuovo inizio. Tenete presente che il mago è l'alchimista, colui che prende l'energia pesante e la trasforma in energia positiva. Difatti poi passiamo subito ad un imperatore. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal mago. Abbiamo una regina di spade, una temperanza e un carro. È come se ci fosse stato un taglio di qualche cosa del passato, un qualche momento anche di guarigione. Rendetevi conto che il giudizio è una carta di rinascita, come vi dicevo, e anche la temperanza è una carta di guarigione. E poi questo carro mi dice che è come se nella parte centrale di febbraio vi decideste a dare un certo tipo di direzione a una situazione o ad una relazione. Andiamo a vedere l'imperatore, di che cosa ci sta parlando, perché normalmente è una carta di stabilità. Qui abbiamo la regina di coppe e un 5 di bastoni. Che interessante. C'è un qualche tipo di concretezza in effetti nella terza settimana di febbraio, però è come se ci fosse una sorta di confusione a livello emotivo, e per quello probabilmente che avete qui la temperanza. O è una confusione a livello emotivo o è una confusione su un ruolo. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Abbiamo un 3 di coppe, un 8 di bastoni e un 8 di coppe. Allora, devo dire ragazzi che qui potrebbe essere una relazione che inizia o
che in qualche modo ricomincia. Quindi per qualcuno è una situazione nuova, per qualcuno è una situazione che si ripresenta. Situazione ho parlato, e non necessariamente è la persona che si ripresenta. E le letture dei singoli ragazzi sono già online e le potete integrare con queste letture. Però qui ho come la sensazione che ci sia da decidere se stare in un certo tipo di situazione oppure no. Perché con questo 2 di pentacoli, come vi dicevo, si sta ripresentando una dinamica che avete già vissuto. Andiamo a vedere l'asso di denari. 7 di pentacoli, ah ok, e 10 di coppe. Allora, qui lo sento come se avesse dato un ultimatum a qualcuno con questo 7 di pentacoli qua, perché in qualche modo è come se voleste uscire da questa dinamica. È come se con questa carta del giudizio ci fosse una presa di consapevolezza e diceste ok, no, basta, a me non va più bene così, o quello che è stato fino ad adesso non mi va più bene, ho la necessità di tagliare certi tipi di atteggiamenti e di comportamenti per arrivare alla guarigione. Qui c'è confusione su quello che è la stabilità e il sentimento, o come questa sensazione, oppure può essere una confusione sul tipo di ruolo che state rivestendo voi o che sta rivestendo l'altra persona. C'è da dire che è come se la dinamica si ripetesse, per cui se fosse una persona che ritorna dal passato, ragazzi, non sento che siano cambiate molto le cose, sinceramente. Qui con questo asso di pentacoli è come se ci fosse una sorta di difficoltà a concretizzare il cambio. Mm? C'è qualcuno che è come se non è più disposto ad aspettare, non è più se prima c'era una componente di pazienza, adesso si comincia a dire no, tanto è sempre la solita dinamica, io ho bisogno di qualche cosa di diverso. Andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo la luna e l'otto di pentacoli. Potrebbero offrirvi qualche mi viene da dire qualche progetto, perché c'è un fante di coppe che è qualcuno che normalmente fa un'offerta, no? Offre qualche cosa, normalmente fa promesse fondamentalmente. Allora, potrebbero essere promesse nel lungo periodo, però ragazzi qui c'è la luna, quindi ho come la sensazione che queste promesse potrebbero essere un po' troppo esagerate, se vogliamo, ma non perché la promessa in sé sia esagerata, per il tipo di seguito che poi la persona può dare a questo tipo di promessa, no? Nel senso che è come se parlasse bene, ma poi agisse in modo diverso. Adesso poi andiamo a vedere questi 2 10, però anche qui di nuovo abbiamo la carta del giudizio, come se questo periodo di febbraio vi servisse per rendervi conto delle dinamiche malsane che ci sono con questa persona. Se non sono dinamiche tossiche, se non sono dinamiche malsane, sono comunque dinamiche che un po' incastrano. Perché ho come la sensazione che si facciano certe cose per mantenere unita la famiglia o per mantenere intatto l'idea di stabilità. Ripeto, qui sono dinamiche che si riperpetuano. C'è la necessità di tagliare con certi atteggiamenti per dare una direzione nuova a questa relazione o a questa situazione. Andiamo a vedere il 10 di spade per piacere, ok? Un'altra volta il giudizio, ragazzi, della terza. Giudizio mago che avevate già anche qui all'inizio e appeso. Voglio andare a vedere anche questo 10 di bastoni. Ok. 2 di pentacoli, eremita e cavaliere di pentacoli. Di nuovo, il 2 di pentacoli è un'energia che si ripete, eh? È come se alla fine del periodo, ragazzi, con questi 2 10 decideste di dare un taglio alla situazione, alla relazione o al tipo di atteggiamento, diciamo di dinamica comportamentale che
ehm, che avete assunto fino ad adesso. Vi dico, come la sensazione che questa offerta vi possa un po' far ricadere nella situazione prima, perché qui avete di nuovo un mago al contrario, il giudizio al contrario, è come se qualcuno non volesse vedere, è come se qualcuno cercasse scuse e dicesse no, vabbè, ma mi ha fatto questa offerta, mi sembra un po' impossibile, però gli voglio credere o le voglio credere. Ecco, attenzione a ritornare nelle stesse dinamiche di comportamento. Qui avete l'eremita al contrario, è come se avessi bisogno di guardarvi dentro. Tenete presente che quando c'è l'eremita avete la saggezza per capire che cosa vi sta succedendo intorno. Ok? Poi il fatto che l'appeso sia al contrario è un po' come dire tengo gli occhi chiusi, non voglio vedere, non voglio fare movimenti, cioè sento che sono in questa fase di sofferenza, sento che ho bisogno di chiudere, però o non so, non sapete come fare, o avete comunque paura di perdere questa sorta di unione familiare o di unione di coppia. Però qui c'è da semplicemente chiudere, ragazzi. Restituire con il 10 di bastoni le responsabilità al mittente, cioè è inutile che mi chiedi sempre scusa, cerca di piuttosto evitare di fare qualcosa per cui poi mi devi chiedere scusa, quindi non ti scuso più, ti perdono, ma non ti Mhmm, diciamo non ti giustifico, ecco, perché perdonare qualcuno vuol dire non portare più rancore per questa persona, però il fatto che si perdoni qualcuno non vuol automaticamente dire che si riprenda nella propria vita questa persona, soprattutto quando si capisce che magari la relazione non ha possibilità di crescita. Allora, se per caso siete single vi dico che potrebbero entrare diverse energie. Ripeto, le letture dei single sono già online, quindi le potete integrare poi con questa lettura. Però qui il punto è che è come se ci fosse una partenza che alla fine non parte. È sempre un po' la solita dinamica. Qui avete due volte il 2 di pentacoli, una, due, tre volte la carta del giudizio, 2, 10 qui. Quindi ho come la sensazione, ragazzi, che sia giunto il momento di cambiare la dinamica di questa situazione o di questa relazione. Ripeto, con il 10 di bastoni potete fare una sorta di analisi su quello che pensate essere colpa vostra e sostituite la parola colpa con responsabilità. Ma io sono veramente non colpevole, responsabile di questa cosa. Se lui o lei sbaglia, se lui o lei si comporta male, è una mia responsabilità o è una sua scelta? Ricordiamo che c'è il libero arbitrio, ognuno sceglie con la propria testa. Anche il tradimento, ragazzi, è una scelta. Va bene, andiamo a vedere ancora una carta. Queste qua le ho scritte io. Sono, diciamo, delle carte che mettono in evidenza quali sono le zone d'ombra di questa situazione o di questa relazione. Andiamo a vedere. Devono essere come un focus, un qualche cosa su cui lavorare. Mm. Autocommiserazione, non vi commiserate quindi. Ma succedono tutte a me, ma è la mia. Molto spesso si dice è il mio destino. No, il destino ce lo facciamo. Ci sono poche, diciamo, lezioni di vita scritte nel nostro, diciamo, registro akashico, nel nostro destino, nel nostro bagaglio, diciamo, animico, ok? Quindi poi tutto il resto lo creiamo noi con il nostro modo di pensare, con il tipo di vibrazioni che emaniamo, siamo noi che decidiamo quali vibrazioni attirare. Quando c'è autocommiserazione c'è anche la mentela, quindi fate attenzione perché qui dietro si nasconde comunque l'ego, il senso di carenza della luna. E poi abbiamo confronto. Infatti, allora qua sento che probabilmente qualcuno si sta confrontando troppo, tipo le discussioni possono essere, ma tu fai questo e io invece faccio così, tu fai l'altro e io invece faccio così. Ecco, ehm, ed è come se ci fosse del giudizio nei confronti dell'altro o nei confronti di voi stessi. Qui il punto non è giudicare chi è nel giusto e chi è nel torto, semplicemente ci si rende conto che c'è una discrepanza e si cerca un punto di incontro. Non è importante ad un certo punto chi ha torto, chi ha ragione, se si lavora per trovare un punto di incontro. Però qui ho come la sensazione che il punto di incontro sia fittizio con questo fante.
ok? Perché il fante denota sempre una sorta di immaturità da parte dell'altro. Chiudiamo con una fatina. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi risuona, perché qui comunque avete il giudizio, è qualche... non si vede più. C'era un'altra volta il giudizio, quindi secondo me sarà proprio un periodo di prima e dopo, come una presa di consapevolezza del tipo di realtà che state vivendo fino ad adesso. Allora, qui abbiamo rivelazione, che bella, e co-creazione. Sì. Rivelazione, qui qualche cosa verrà rivelato, abbiamo 3 volte la carta del giudizio che parla di presa di consapevolezza, che parla di illuminazione, che parla di nuovi inizi, nuovi modi di vedere le cose e quindi è come se vi venisse rivelato, prendeste consapevolezza di qualche cosa. E poi abbiamo la carta di co-creazione, che è un po' quello che vi dicevo prima, no? In base al tipo di pensieri che si emanano si attira quel tipo di pensiero. Scusate, quel tipo di energia. E la co-creazione fa riferimento al modo che si ha di pensare e al fatto che si deve essere consapevoli che quando si fa un pensiero, qualsiasi esso sia, automaticamente si sta mandando una vibrazione all'universo e si sta già creando qualcosa. È la carta in cui mi viene da dire che creiamo quello in cui crediamo, ok? Bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere come vi dicevo prima nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail, che non si vede perché la luce è pessima, oppure potete anche abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!